qualcosa di più. Basta solo venire qua giù, qua hai che tutto qui da Kawaii. Ho lasciato tutto intorno alla mia terra ed ho visto ogni fratello e ogni sorella abbracciarsi tutti insieme e fare festa, dal Gargano fino a Bashausaland. Noi si sola stuna, quando una casta turna va in buna, quando cadi ti rialzi con me, quando piange da mano per sé, quando credano i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore ti sorride col giochino peggiore. Noi gente che spera cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, noi, tutta la Puglia che sta cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. My flow don't stop like a carry-on. Amo, tengo la Puglia sempre in un cor. Pueblo es unido como en el barrio. Senza di la música só me appartiene. Tengo solo un euro sta musica andare bene. Beat sopra sta terra con la che ho parco seri. Ma batto cuore scritto per cosa vera. La mia Puglia c'è poi rimembra, dici di non voler andare via dalla tua terra. Rispetta le radici e non dici di chi dispera. E poi prega dal Gargano al Basso Salento la Puglia che spera. Sì, ma la voce di chi fogge brindisi, batte le cepari e la tarantola pizzica paranti. Fogge la deletta e il speranza di chi non può morire. Sì, ma la Puglia che non si arrende, tutta la famiglia mi. Noi Puglia che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi chi non batte le mani c'ha i ladri a casa, che va cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra. So don't worry All the c'è quello che si dica bene, si sa per uno voglio ci stemma, ma Puglia che ispira le rime che sviscero o stupor mondi da profonde radici, svetta sulla storia, cattedrali sul mare di vetusta memoria, allo splendore dei borghi, incanta i sogni d'avorio e padre Ofanto nutre le perle del territorio. Puglia che spera in un futuro migliore, lontana da oppressioni e giochi di potere. La Puglia vuole che si face valere, non solo per storia, cultura e tradizione dei grai. Puglia con sento cali giovani restano a guai, senza che scappano altrove, alza la mano se ci stai. Cercando qualcosa di più, cercala anche tu. Noi, Puglia che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, tutta la Puglia che sta cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Noi, la Puglia che spera, tutti cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, tutta la Puglia che sta cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Noi, Puglia che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, tutta la Puglia che sta cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Ciao. Oh yeah! Grazie a tutti. Grazie. Grazie ragazzi. Grazie. Grazie, occhio al cappello. Grazie a voi. Tanto di cappello. Grazie ragazzi, grazie tante, grazie, grazie, grazie. Allora, mi sposto di qua per dare la possibilità di sistemare il palco. Devo chiedere scusa agli amici di Brindisi. Avevo 7 laser puntati. Appena sono sceso dal palco degli amici di Brindisi, giustamente vi chiedo scusa e lo ripeto almeno altre 3 volte. Brindisi, 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 straordinari. Grazie, grazie, grazie. Allora, ci siamo, è arrivato il momento di lasciare il microfono, le parole, lo spazio. Credo sia tutto pronto. Ah, ok, ci siamo, siamo pronto. Lasciare quindi il palco. Sta salutando, sì, mi piace questo corretto, mi piace, lo potete fare se volete. Sta salutando gli ultimi, io lo chiamo così è pronto a salire sul palco per
le ultime parole di chiusura. Che c'è? Ah, sì, il Salento, certo, l'abbiamo salutati prima. Ciao ragazzi, ciao Lecce, ciao ragazzi. Ciao mamma, c'è anche mia madre, non so perché è in mezzo al Salento, perché è di qui, di San Girolamo, però vabbè, la salutiamo. Allora, è pronto? Io lascio il palco, il microfono al candidato presidente Antonio De Caro. Buonasera. Buonasera a tutti. Come state? Come sta la Puglia che spera? Grazie a questi straordinari artisti che ci hanno donato questa bellissima canzone che mi ha accompagnato in tutta questa campagna elettorale. Come state? Vi vedo carichi, vi vedo sorridenti. Sono contento, meno male, perché invece io sono stanco morto. Sono stanco perché in queste settimane non ci siamo fermati un attimo. Abbiamo attraversato tutta la Puglia, dal Capo di Leuca fino sopra al Gargano. Abbiamo incontrato migliaia di persone, imprese, lavoratori, studenti, associazioni, comitati. È vero, sono stanco, però non vedo l'ora di essere il vostro presidente. Non il presidente della Puglia, ma il vostro presidente, il presidente dei pugliesi. Quello voglio essere da lunedì. In questi mesi mi avete preso per mano, mi avete accompagnato nelle vostre case, nelle vostre piazze, nelle vostre strade, mi avete fatto vedere la Puglia che voi vivete ogni giorno, quella che amate, quella per cui lottate, quella che voi volete migliorare per voi, ma soprattutto per i vostri figli. Mi avete fatto un regalo bellissimo, un dono bellissimo, un bene prezioso, le vostre radici. E io prendo un impegno, mi prenderò cura di questo dono, delle vostre piazze, del vostro mare, delle vostre aziende, delle vostre idee, dei vostri sogni. Perché io devo dire la verità, io a questa terra volevo bene assai, ma ora è diverso, perché voi mi avete fatto innamorare di questa terra, mi avete fatto innamorare di questa Puglia in questi mesi di campagna elettorale. Qualcuno mi dice ancora, ma chi te l'ha fatto fare? Ma non potevi stare a Bruxelles? E io gli rispondo, ma tu la conosci la Puglia? L'hai mai vista la Puglia? È la Puglia dell'alba che ti sorprende ad Otranto, è la Puglia del tramonto che invece ti incanta a Peschici, è la Magna Grecia di Taranto, è Cerignola, di Peppino di Vittorio. È la Puglia dell'accoglienza, quella del santo patrono con la pelle scura e del vescovo di Molfetta. È la Puglia degli imprenditori di Casarano che non si sono arresi. È la Puglia di Porto Selvaggio e di Renata Fonte che è stata assassinata per difendere la bellezza di quel luogo tanti anni fa. È la Puglia dei treni e delle navi a idrogeno, dell'aerospazio, del primo satellite commerciale che è andato in orbita, la Puglia dei pomodori del Gargano e delle terre delle mafie che oggi diventano però orti biologici. È la Puglia del genio di Federico II ed è quella di tanti piccoli grandi geni che ancora oggi partono per il nord per cercare il futuro. La Puglia è tutto questo ed è tanto altro ancora. È vero, io oggi sono stanco perché sono felice, perché ho scelto di stare qui, questa è la mia casa e voi siete la mia famiglia. E vi ringrazio per avermi aiutato a scegliere di restare qui con voi.
Io ve l'ho detto prima che voglio essere il vostro presidente, però non corriamo perché sono ancora candidato e come tutti i bravi candidati in campagna elettorale vi devo fare alcune promesse. 4 promesse, solo 4. Prima promessa: non vi prometterò mai niente che non posso realizzare. In questi giorni onestamente ho sentito promettere di tutto. Letizia Moratti, assessore alla sanità. 200.000 posti di lavoro. Lo sapete quanti sono i disoccupati in Puglia? Bene, 160.000. Quindi non solo ci promettono la piena occupazione, ma ci danno in omaggio 40.000 posti di lavoro in più. Amici del centrodestra, ve lo dico veramente con affetto, questa è una campagna elettorale, non è il Black Friday che comincia tra qualche giorno. I numeri sono una cosa seria. Da ingegnere mi hanno insegnato ad avere rispetto dei numeri e quindi la prima cosa che vi prometto è serietà e realismo. È meno affascinante, lo so, però è più onesto, perché io in questi anni sono stato in mezzo alla gente e quando guardi negli occhi una mamma che ha paura che il proprio figlio si allontani dalla propria terra per andare a lavorare fuori, quando guardi negli occhi un operaio, come sta succedendo questi giorni, è vero, che ha paura di perdere il proprio posto di lavoro e tu non ce l'hai il coraggio di illuderli e non ce la fai a tradire le loro speranze con gli annunci da televendita. Non si può fare, non si fa in campagna elettorale e io non lo farò e non l'ho fatto in tutte queste settimane di campagna elettorale. La seconda promessa che vi devo fare è questa: non avrò mai nemici, solo avversari. Luigi Lo Buono è una persona per bene, è una brava persona. So che non si fa l'ultimo giorno di campagna elettorale, però io oggi qua lo voglio fare pubblicamente. Lo voglio ringraziare pubblicamente per il rispetto e per il garbo di queste settimane di campagna elettorale. Poi però ci sono gli altri, quelli che quando c'è un guaio giudiziario degli avversari diventano delle iene sugli avversari. Quando invece il guaio giudiziario riguarda qualcuno di loro, qualche amico del loro partito, stranamente si trasformano in agnellini e diventano d'incanto tutti garantisti, diventano garantisti. Bene, cercavo il microfono, invece c'ho questo di... come Angiolini sto facendo. Come diceva? Prometto, infatti sto facendo le promesse, per quello mi avete dato il microfono così. A quelli che dicono che i politici sono tutti uguali, io rispondo no, noi non siamo come loro, noi siamo garantisti sempre, non a giorni alterni. Perché le regole della convivenza civile non ce le facciamo insegnare da un rappresentante di Forza Italia. Non stavamo aspettando un rappresentante di Forza Italia per farci spiegare le regole della convivenza civile. Perché le regole della convivenza civile ce le hanno insegnate i nostri maestri a scuola e i nostri genitori a casa, facendoci leggere e amare la Costituzione italiana fin da quando eravamo ragazzini. E noi
abbiamo imparato che la Costituzione italiana non si piega agli interessi di una campagna elettorale e per questo motivo in questi giorni, in questa campagna elettorale, non mi avete sentito dire una parola sugli impresentabili e non dirò una parola nemmeno stasera perché ho preso un impegno e lo voglio mantenere. Un anno e mezzo fa quegli avversari hanno provato a infangare me e questa città. Mi davano del mafioso a reti unificate, affiggevano i manifesti in questa città con la scritta mafia. Ecco, io a loro una cosa gliela voglio dire. Invece di perdere tempo a insultare una comunità intera, avreste dovuto pensare a costruire una nuova classe dirigente di cui forse gli elettori del centrodestra pugliese hanno bisogno, che gli elettori di quella parte politica forse meriterebbero, invece di portare qui ministri, sottosegretari, presidenti di regione a fare le passerelle, a parlare male della Puglia. Avreste dovuto parlare di idee, di proposte, di cose concrete e invece no, anche questa volta non l'avete fatto e quindi domenica e lunedì noi vinceremo di nuovo le elezioni e voi le perderete di nuovo! Dal 25 novembre, quando le passerelle saranno finite, spero che quegli stessi ministri torneranno in Puglia per lavorare insieme. Io li accoglierò a braccia aperte, perché per me lo spirito di collaborazione tra le istituzioni è più forte, molto più forte delle divisioni tra i partiti. Mi sono sempre comportato così nella mia vita politico-istituzionale, quando ho fatto il sindaco di questa città e quando ho fatto il presidente dell'ANCI, presidente di tutti i sindaci del nostro paese. Questa è la mia seconda promessa: non tratterò mai da nemici né i ministri del governo e nemmeno l'opposizione in consiglio regionale, perché dal giorno dopo le elezioni in quel consiglio servirà una maggioranza responsabile, ma attenzione, servirà anche un'opposizione vigile. Io non credo al pensiero unico. Il confronto con chi non la pensa come noi serve a far crescere una comunità. E io dialogherò con tutti, anche con chi in questi mesi è stato capace soltanto di dire che la Puglia fa schifo, perché io sarò il presidente di tutti, anche di quelli che non mi hanno votato, il presidente di tutti, il presidente dei pugliesi. Terza promessa: proverò ad evadere il più possibile. Non dalle tasse, tranquilli. Proverò ad evadere il più possibile dal palazzo, quel palazzo del potere che rischia di diventare una prigione. E noi politici, rinchiusi in quel palazzo, rischiamo di pensare che la politica è solo quello che succede in quei corridoi, in quelle stanze e in quelle aule. Invece la Puglia non è nei corridoi di palazzo, la Puglia è nelle strade, nelle piazze, nelle corsie degli ospedali, negli autobus, sui treni dei pendolari, come quel treno che prende ogni giorno Amilcare, che viene da Presicce per venire a studiare a Bari. Ecco, la Puglia si governa facendosi carico del problema di Amilcare e faticando tutti i giorni per dare una risposta a lui e alle migliaia di Amilcare che vivono nella nostra regione. A loro io non posso promettere che risolverò tutto nei prossimi 5 anni. Quello che posso promettere a loro e a tutti voi che siete venuti qui stasera è che io ogni giorno dei prossimi 5 anni ci metterò tutta la forza e tutta la determinazione di cui sono capace, tutti i giorni dei prossimi 5 anni, senza risparmiarmi mai, mai, mai.
No, proverò a non emozionarmi. Mi hanno accusato di essere baricentrico, lo capisco, basta sentire la mia cadenza, mi prendono in giro pure a Bruxelles, la Coca-Cola, che dobbiamo fare? Ma sono stato il sindaco di questa città, il sindaco di Bari per 10 anni, non mi posso scusare per aver percorso la mia città sotto il sole, sotto la pioggia, conosco i singoli marciapiedi, i tombini, i semafori, le chiese, i panifici di questa città, anche i metri quadri dei parcheggi e i metri cubi di CO2 che abbiamo sottratto all'atmosfera in questi anni. Non mi posso scusare se conosco i nomi dei singoli baresi che mi hanno insegnato loro a essere sindaco di questa città. Non posso scusarmi per aver amato Bari e per amarla ancora. Io continuerò a portare Bari, questa città, nel mio cuore per sempre. Ma nel frattempo, grazie a tutti voi, il mio cuore è diventato più grande e tutta la Puglia non è uno slogan, non è soltanto uno slogan, tutta la Puglia la porto qui con me nel mio cuore. E nel mio cuore tutta la Puglia e tutti i pugliesi qui con me. E forse un giorno mi accuseranno di essere pugliacentrico e non mi scuserò nemmeno allora. Non scusatevi mai dell'amore che provate per la vostra terra. Siate orgogliosi di essere pugliesi, siate orgogliosi delle vostre origini. Siate sempre orgogliosi di essere nati nella terra più bella del mondo, sempre orgogliosi, sempre, sempre. Ogni giorno incontro qualcuno che mi dice: Antò, abbiamo già vinto. Non è così, non è così. A parte che ogni volta che lo dite sono costretto a gesti scaramantici e non è che stanno sempre oggetti di ferro vicino come adesso, quindi non entriamo nello specifico, nei dettagli, però a parte le battute, credo che questa sia una cosa seria. Pensare di avere già vinto è il modo migliore per perdere. È il modo migliore per perdere se pensiamo di avere già vinto. Le elezioni non si vincono con i sondaggi, le elezioni si vincono con le persone, casa per casa, strada per strada. Mancano 3 giorni per convincere amici, parenti, colleghi d'ufficio, qualche volta ho detto pure le fidanzate, i vecchi fidanzati, pure se hanno tradito, perdoniamoli per qualche giorno, però facciamogli una telefonata, mandiamo un WhatsApp, andiamo a prendere un caffè, scegliete con loro il metodo migliore, sceglietelo voi, ma convinciamoli ad andare a votare, proviamo a convincere soprattutto chi non ci crede più, proviamo a spiegare che non è vero che andare a votare non serve a niente, proviamo a spiegare che non è vero che siamo tutti uguali, provate anche a spiegare che il nostro progetto è credibile, non è stato progettato, questo progetto nostro è credibile perché non è stato costruito a Roma, dove stanno approvando l'autonomia differenziata, un modo della Lega Nord per dividere il nostro paese per sempre e per dare una mazzata definitiva al sud e anche alla nostra regione, alla Puglia. Il nostro progetto, il nostro programma è nato qui, come noi, tra le nostre strade, nelle nostre campagne, nei nostri borghi, è nato ascoltando migliaia e migliaia di pugliesi e lavorando con loro. A quelli che non vogliono votare, diteli che lavoreremo ogni giorno per una Puglia migliore, ma dite loro la verità, dite che non sarò facile, ma che io ce la metterò tutta, perché io ci metterò tutto me stesso,
tutta la mia testardaggine, e chi mi conosce sa quanto posso essere testardo. Chi mi conosce lo sa che sono testardo. E poi ditegli un'altra cosa. Avete visto lo spot? Bene, ditegli che se non vanno a votare lunedì sera rischiano di trovarsi addosso una giacca magari gialla che non hanno scelto loro, che ha scelto qualcun altro. E questo credo che non vada bene. Poi si potranno lamentare, potranno arrabbiarsi, potranno scrivere sui social, ma non avranno scelto. E scegliere di non scegliere non è mai una soluzione. Non partecipare non è mai una soluzione. Arrabbiatevi, indignatevi, lottate, ma scegliete. Non siate indifferenti. Non siate indifferenti, perché c'è il vostro futuro in ballo, quello dei vostri figli, quello dei luoghi e delle persone che amate. Scegliete di scegliere voi. Uscite di casa domenica e lunedì e andate a votare al quel seggio, perché quel seggio sta là, perché qualcuno tanti anni fa ci ha permesso di mettere quel seggio là. Andare a votare è un diritto che ci siamo conquistati negli anni. I nostri nonni hanno lottato, qualcuno ha sacrificato la propria vita per darci il diritto di andare a votare. Quel sacrificio lo dobbiamo onorare, perché quel sacrificio si chiama democrazia, e la democrazia è una cosa bellissima. Lo diciamo al governo del nostro paese, la democrazia è una cosa bellissima che ci siamo conquistati tanto tempo fa. Molti in questi giorni mi hanno detto: Andò, e sorridi di più. Hanno ragione, avete ragione, avete ragione. Però voi mi conoscete, questa è la mia faccia, io non so indossare le maschere. Mi avete visto tremare, mi avete visto anche piangere come ieri sera a Racale. Non ho retto. Qualcuno mi critica, qualcuno mi prende in giro, ma io non me ne vergogno. Sono un uomo, una persona in carne e ossa. Porto con me delle ferite che mi fanno male anche ogni giorno, anche in questi giorni. Porto delle ferite. Qualcuno pensa che chi governa dovrebbe essere freddo, dovrebbe farsi scivolare tutto addosso, dovrebbe essere un duro, un lottatore di sumo, come direbbe Lucio Corsi. Io non sono così, io non sarò mai così. Se volete un supereroe con la corazza indistruttibile, rivolgetevi altrove, ai generali, ai capitani. Io sono un essere umano, non me ne vergogno e rivendico le mie fragilità. Rivendico di essere fragile. Così come è fragile la Puglia di cui ci vogliamo occupare, ma in quella fragilità sta la sua forza, la forza di rialzare la testa e di guardare avanti. È vero, forse non ho sorriso molto in questa campagna elettorale, forse perché so quello che ci aspetta e a volte la paura ha preso il sopravvento. Però poi sulla mia strada, sulle nostre strade, ho incontrato voi, i vostri sorrisi, le vostre strette di mano, i vostri abbracci, e la paura se n'è andata, è svanita. Non mi avete lasciato mai solo in queste settimane di campagna elettorale. E allora adesso vi faccio l'ultima promessa: con il vostro affetto e il vostro sostegno sorriderò di più, come sto sorridendo stasera. Da stasera sorriderò di più, perché da oggi sorrideremo insieme a tutta la Puglia. Grazie con tutto il cuore per l'affetto, per il sostegno che mi avete dato in questi giorni. Grazie per quello che mi avete dimostrato in questi mesi. Grazie per quello che farete nei prossimi 3 giorni. Grazie soprattutto per quello che faremo insieme nei prossimi 5 anni.
grazie alla Puglia, grazie a tutta la Puglia. Non mi lasciate da solo, voglio stare con voi, perché io la politica la so fare solo così, come stasera, in mezzo alla mia gente, in mezzo alla mia comunità. Grazie, grazie, grazie Puglia, grazie a tutti, grazie, grazie. Posso scendere? Grazie ad Antonio De Caro. Grazie tante. E adesso li presento io? Se vuoi sì, sei il padrone. Noi lasciamo il palco alla musica perché io ho detto all'inizio che è una festa. Questa è una festa, c'è tanta musica, c'è stata all'inizio e adesso si continua con questi ragazzi qua che sono pronti a farci cantare e ballare. E allora i Super Classifica Show! Paola Martino, buonasera! Pronti a saltare con noi? È meglio il traffico delle vacanze, quelle code infinite di macchine che si vedono al telegiornale, mi mettono di buon umore come gli stabilimenti balneari. E il cielo quando è tutto azzurro, e il cielo quando è tutto azzurro, voce e l'aria e sa di mare. Tutti ci vogliamo notare, tutti ci vogliamo notare il sole che ci fa bene. Super Classifica Show, quelli dei ritornelli. Pronti? Ci fa pensare. Com'è, com'è? Mi manda un vocale di 10 minuti soltanto per dirti quanto sono felice, ma quanto è puttana questa felicità che dura un minuto, ma che voglia ci dà. E allora Paola Martino, vogliamo le mani a ritmo, su, con noi, sulle mani. È gratis, ricordiamolo. Destro, sinistro, ritmo, ritmo, arriva la parte che preferisco, il viola, la lampada sopra le teste, il corpo che si scioglie col bianco. Oh, e allora ci dobbiamo sciogliere, stasera è una festa, quindi mi raccomando, il fianco si deve muovere, ci lasciamo andare, eh? Dove sono le mani? Sulle mani tutti? Anche di qua, su, su. Pronti?
più giù, vieni, vieni con me, vieni, vieni con me, alelai, 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 vieni a pensare a me, show me the way, show me the way, alelai, 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 oh yes sir. Noi siamo quelli dei tormentoni italiani, a noi piacciono molto. Ci piace la nostalgia, quella buona. Ed è per questo che vi portiamo al 1996, quando non avevamo pensieri. A noi ci piaceva stare liberi da pensieri. Avevamo soltanto da prendere una cassetta, metterla nel mangiacassette e aspettare quell'urlo che a un certo punto faceva. E allora? Questo suona funky, questo suona tranqui, perché io la musica la tratto con i guanti. Strega legamenti, se mi senti ti accendi, nelle vibrazioni seguo i movimenti. Faccio sorridenti e beviamoci una birra. Poi senti giù in pista, se non ti piace il ritmo, hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia, l'intrattenitore che viene dal quartiere. Tu vuoi il tuo sedere e fammi fare il mio dovere. Sai che tranqui significa tranquillo, e su questo funky pusciamo del mistrillo. Come il Parmacotto, dimmi sai il mio nome, e allora dillo. Genius. E tra chi funky e il nome del tuo ballo. Io ho messo DJ e mi ricordo i tempi in cui eravamo in 20 a muoverci col funky. Oggi siamo in tanti e domani saremo. Adesso muoviti con me ai piatti di JJ, butta giù la base e quando entri in fase ci spunto su una frase. Come sempre rigorosamente in rima, funky sinfonici, oggi come prima. E baciami piccino su, porca piccolina. Muoviti arrabbiate tipo play, i play, poi ok, tutto fila liscio come con in casa dei. E ci sei, ci stiamo, andiamo, sono appagato in piano, piano. Esagerato. E tra chi funky come siamo? Qua vi voglio. Allora, qua viene molto meglio se lo facciamo noi con la voce. Fa così, dai. Tutti. Se io potessi sarei sempre in vacanza. Se io fossi capace scriverei il cielo in una stanza. Ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso e all'inferno delle verità io metto col sorriso. Pronti? Dov'è questo coro? Problemi zero, problemi a non finire. Un giorno sembra l'ultimo, un altro è da impazzire. Ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso e all'inferno delle verità io metto col sorriso. Di 10 cose fatte, ne riuscita mezza, e dove c'è uno strappo, di una brezza. Ancora? Di 10 cose fatte, ne riuscita mezza, e dove c'è uno strappo, di una brezza. Sono un ragazzo fortunato perché m'hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che
tanta gente e la musica ci fa star bene, è una libidine, è una rivoluzione, quando ci si può parlare con una canzone. Com'è che fa ora? Con noi! Forte con le voci, vai! Come fa, dai? Che bello è quando lo stadio è pieno e la musica riempie il cielo, è una libidine, è una rivoluzione, è una libidine. È il momento di alzare le mani dal cielo e dirlo insieme a noi. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma. Ciao mamma, guarda C'è come il mi coro facile, Pronti? quello che fa. Con noi. Senti le voci della Puglia com'è? E questo viaggio nel tempo ci porta al 1983, un anno incredibile perché nasceva internet, nascevo io e nasceva anche questa canzone straordinaria.